Oltre agli operatori fondamentali ce ne sono altri tre. C'è NAND, che è il not AND, quindi l'AND negato. C'è XOR, che è l'exclusive OR. E c'è il NOR, il not OR, cioè l'OR negato. Cosa vogliono dire questi operatori? NAND, il not AND. Se l'AND restituisce vero quando sono vere entrambe le condizioni, basta che questo non si verifichi affinché il NAND ci restituisca vero. Quindi in tutte le combinazioni possibili dove non sono vere entrambe le condizioni, il NAND, o NAND che dir si voglia, restituirà vero. Come funziona invece l'exclusive OR, lo XOR? Questo dice il risultato del confronto fra le due condizioni è vero se una e solamente una delle due condizioni è vera. Quindi o è vera la prima e falsa la seconda, oppure è vera la seconda ma è falsa la prima. Questo è l'exclusive OR. Quindi viene a mancare rispetto all'OR di base il fatto che possono essere vere entrambe. Quello per l'exclusive OR è falso, non va bene. L'ultimo era il NOR, quindi il not OR. Mi ha detto che l'OR restituisce vero se è vera una oppure l'altra. Il not OR restituisce vero in tutte le altre combinazioni. Visto che sei bravissimo e hai già scritto una tua prima funzione in uno dei video precedenti, adesso ti faccio lavorare. Ti faccio scrivere due funzioni. Una che renda il NAND, l'AND negato, e l'altra che rende il NOR, l'OR negato. Mettiti pure comodo e seduto. Beh, magari sei già seduto. Bene, cominciamo a scrivere la funzione NAND, il not AND. Sarà abbastanza semplice. Accediamo all'editor usando la scorciatoia da tastiera Alt F11. Qui al solito aggiungiamo un nuovo modulo e scriviamo la nostra funzione function NAND 2 input, condizione A e condizione B. La funzione NAND cosa abbiamo detto che fa? Nega l'AND. Quindi NAND, assegniamo alla nostra funzione il valore, NAND è not A AND B. Ok. Per verificare che cosa fa, magari mettiamoci pure una sub, chiamiamola main, giusto perché la A l'abbiamo usata come parametro per non fare tanto casino. MSG box NAND. Possiamo usare due parole chiave di VBA che sono true e true, cioè la stessa, vuol dire true e false. Se mettiamo true e true, che cosa ci aspettiamo di ricevere? È il not AND, quindi dovrebbe risponderci falso. F5 per eseguire e infatti ci dice falso. Se mettiamo una combinazione che normalmente l'AND ci direbbe essere falsa, perché l'AND vuole tutte e due vere, se mettiamo una combinazione mista, una vera e una falsa, l'AND ci dice falso, il not AND ci deve restituire vero. Ecco qua. Ora scriviamo la funzione per il NOR, cioè l'O negato. Andiamo sempre nell'editor di Visual Basic chiaramente e scriviamo function NOR, e anche qui avremo due parametri di ingresso, due input, e come dobbiamo scrivere NOR uguale, se l'OR dice A or B, ok, il NOR semplicemente ci mettiamo un not davanti e chiudiamo fra parentesi tonde dall'altra parte. Anche qui scriviamoci una sub main che chiami quella cosa lì facendo un message box per praticità. NOR
Se gli diamo true e true, l'or normale ci direbbe che cosa su due condizioni vere? Vero? Il not or ci restituisce falso. Se mettiamo una condizione vera e una falsa, l'or normale ci direbbe vero. Basta che una delle due sia vera. Il not or ci restituisce falso. Falso e falso. L'or normale ci restituisce falso perché nemmeno una delle due è vera. Il not or ci restituisce vero. Bene, hai preso un po' di confidenza con gli operatori booleani che lavorano sulle variabili di tipo booleano, vero o falso. Hai fatto un NAND, hai fatto un NOR, quindi hai fatto un pochino di esercizio sulle funzioni, e mi rendo conto però che queste cose all'inizio magari possono essere possono disorientare un pochetto, ecco. Poi con la pratica nei prossimi video, quando faremo le strutture di controllo e metteremo condizioni a confronto dentro una condizione if, facendo un po' di pratica diventerà tutto più semplice. Ci vediamo alla prossima, ciao!